Ieri ho visto un video su YouTube che mi ha fatto molto riflettere e parlava del maestro, del mentore, dell'insegnante, dell'istruttore, chiamatelo come vi pare, tante scuole, tanti nomi. Allora, mi ha fatto molto riflettere perché finalmente ho trovato delle persone che hanno il coraggio di dire che non hanno fatto tutto da sole. Ho trovato delle persone che finalmente hanno il coraggio di dire che qualcuno li ha aiutati. Ed è esattamente la cosa che io sostengo da moltissimo tempo. Nessuno può fare praticamente niente da solo, no? Se voi pensate agli occhiali che io sto indossando, non li ho fatti io, e quello che me li ha venduti non li ha fatti lui, e quello che li ha venduti a colui che li ha venduti non è andato a prendere il vetro, non è andato a scuola per imparare come si fa a fare una ditta che produce gli occhiali e via discorrendo. Siamo già tutti connessi. Coloro che pensano di poter veramente fare tutto da soli sono un po' illusi, e questo magari è il momento importante per dirle queste cose. Ma spesso quando si dicono queste cose si cerca di lanciare la propria persona, cioè guarda che non puoi fare tutto da solo, io ti aiuto a fare una serie di cose. E vabbè, ci sta nel marketing, nella vendita, nella proposta dei propri servizi, ci sta, ma il discorso è un po' più complesso di così. Adesso te lo spiego bene. Siccome noi siamo fabbricatori di abitudini, tendiamo a rimanere molto nella nostra zona di comfort e tendiamo anche a cercare di non vedere quali sono le zone oscure o le zone che non lavoriamo spesso. Questo per esempio ce lo dice il nostro corpo, quanto fatica ci fa fare degli esercizi che non sono già stati allenati, no? Fare degli esercizi che riguardano dei gruppi muscolari che noi non abbiamo come dote. Ci fa molta più fatica che fare 30 volte lo stesso esercizio che già sappiamo fare. Ecco, questo, se avete un mentore, ve lo ripeto, mentore, insegnante, maestro, chiamatelo come vi pare, questo non vi capita, perché quella persona che voi scegliete come vostro punto di vista esterno e che vi può dare delle informazioni utili per crescere, non ha problemi nel farvi vedere che ci sono delle zone che dovete lavorare di più, anzi molto probabilmente vi stressa proprio su quello, e la relazione che avete con questa persona crea una dinamica molto efficace nella crescita, perché è una persona che non vi giudica, è una persona che tende a volere il vostro bene. Spesso chi lo fa di mestiere ha già in testa un piano, una struttura, un percorso, ve ne parlo spesso, no? Credo nei percorsi, che quella persona nello specifico può attraversare per raggiungere i propri risultati. Se trovate la persona giusta, non correte il rischio di stare per anni nella vostra zona di comfort senza crescere, anzi sarete stimolati proprio nelle aree che vi servono. Chiaramente ci sono decine di migliaia di occhi esterni pronti a criticarvi, a farvi vedere che cosa non va, ma sono molto pochi quelli che lo fanno con rispetto e che lo fanno anche con professionalità, perché parliamoci chiaro, non è come ci fanno vedere nei film che il mentore è il grande maestro che sta sulla montagna ed è un veggente saggio e ti dice che cosa sì e che cosa no. Il mentore ha lui stesso dei mentori, ha lui stesso la necessità di dialogare, confrontarsi con qualcuno che magari in quel tema un po' più ombroso ne sa di più. E questa è un'altra cosa che vorrei sottolineare oggi: il mentore o l'insegnante o il maestro non hanno a che fare con l'età. Troppo spesso si pensa che una persona che ti insegna deve essere più grande di te. Chiaramente la logica ci porta a pensare che se una persona è più grande di te vuol dire che ha più esperienza, ma non è detto, e questo l'ho imparato a mie spese nell'ambito della musica. Non è detto che una persona di 70 anni suoni meglio di un ragazzino di 16,
Non è detto, dipende da quante ore tu ti dedichi a quella cosa nello specifico, non è quante ore tu vivi su questo pianeta, perché se giochi a briscola tutto il giorno sarai forse bravo a giocare a briscola, ma non hai tutte le altre competenze, non sei un saggio, quindi fidatevi solo delle persone che hanno delle competenze che sono interessanti per voi. So che sembra una banalità, ma spesso non ci riflettiamo su questo. Perché vi parlo di questo discorso della età, legato al discorso del mentoring, del coaching, dell'essere un insegnante, un istruttore, un maestro, di nuovo chiamatelo come vi pare? Perché troppo spesso si fa riferimento a certificati, si fa riferimento a lauree, si fa riferimento a diplomi, che per l'amor di Dio ci stanno, cioè io ho tantissimi certificati, li ho messi anche lì a disposizione per essere letti nel mio sito, quindi cioè, in qualche modo hanno un loro senso. Ma poi conta molto di più le ore che tu lavori sui temi che vuoi proporre, perché sapere soltanto le cose a livello cognitivo non è la stessa cosa che averle bene in mano da un punto di vista del lavoro, e anche il mentoring, il coaching, l'insegnamento dovrebbero essere intesi come ore che si è dedicato a quella specifica attività, non a quella specifica materia, perché c'è una bella differenza tra essere un ricercatore ed essere un insegnante, tra essere un istruttore e essere un mentore. Essere presi come figura di riferimento per arrivare ad un obiettivo è un qualcosa che in qualche modo appaga il nostro ego, e il mentore vero se ne sbatte di quell'ego là, non ci fa proprio caso, perché altrimenti non fa altro che creare un rapporto di compiacimento con le cose che tu stai facendo e con i tuoi risultati. Quindi ogni piccolo risultato è un risultato per sé, per avere l'ego ancora più pompato. Questo, come vi potete immaginare, con l'età non c'entra niente, c'entra con l'esperienza, ma l'esperienza non si conta in anni, ok? Io sono 20 anni che faccio il mio lavoro, ma so che ci sono persone che sono molto più brave di me. Perché? Perché hanno avuto l'opportunità magari di essere nella città dove ci sono molti più corsi, perché hanno avuto l'opportunità di nascere in una cultura che parla una lingua, per esempio l'inglese, che è appunto mondiale quasi, e insomma ha più facilità a raccogliere informazioni, cosa che per me non è stata così, perché io per tanti anni ho dovuto arrancare un po' e cercare di capire come fare a raggiungere queste informazioni. Allora i miei 20 anni sono stati dirottati per una parte in cose che non c'entravano niente con quella roba specifica che io porto come servizio. Altre persone invece hanno fatto quello nello specifico. E adesso vi parlo di un'altra piccola cosa e poi chiudo il video qua. Compreso questo, cioè che ci sono persone che hanno una conoscenza specifica e un'altra invece con delle competenze trasversali enormi, vi dovete chiedere se il vostro mentore dovrebbe essere uno specialista o dovrebbe essere una persona con una sua cultura. Perché avere cultura significa riuscire trasversalmente, interdisciplinariamente, non ci credo che l'ho detto, comunque l'ho detto, dovrebbe avere la capacità di collegare, fare associazioni, farti capire come tutto quanto è già uno, associandolo attraverso quel meccanismo che io chiamo di solito percorso che tu stai attraversando. Chiaramente, se una persona è uno specialista, più è specializzato, più vede solo quella cosa lì, perché dà importanza a quella cosa lì. Come spesso si dice nell'ambito della formazione, se sei un martello vedi solo chiodi da schiacciare nel muro, e quindi l'andrologo ti parlerà solo del pisello dell'uomo, l'epatologo ti parlerà soltanto del fegato e via discorrendo. Ora non voglio... Poi dopo se no mi scrivete i commenti sotto, non è proprio così, cioè i medici hanno la loro cultura chiaramente, però era soltanto un esempio per farvi capire che tutte le persone che sono fortemente specializzate poi corrono proprio quel rischio, il rischio di parlare esclusivamente di quella roba là e quindi di vedere attraverso solo quel filtro. Poi ci sono persone che invece hanno competenze trasversali
che vi permettono di comprendere il vostro percorso in maniera, diciamo così, multilivello. Scegliere un buon mentore non ha a che fare solo con questo, o solo con le specializzazioni, o solo con i certificati. Tenetevi forte. Ha a che fare con dove siete voi. Perché il vostro mentore di 10 anni fa può darsi che non vi serva più. E può darsi che il mentore del vostro amico, che vi dice che quel coach è fighissimo, gli ha risolto la situazione, non vada bene per voi. Allora, io capisco che ognuno di noi vorrebbe una situazione standardizzata, vorrebbe avere una possibilità di metodo che va bene sempre per tutto, come se ci fosse una medicina che se tu la prendi stai bene, non importa che cos'hai, stai bene, punto e basta. Purtroppo ragazzi non è così e dobbiamo smetterla di perpetuare queste cazzate, ok? C'è bisogno di molto impegno nella vita, ma ve lo dico, anche se è sacrificio, ma alla fine è bello. Ma che viviamo a fare se non facciamo un po' di fatica, se non ci guadagniamo i nostri risultati? State attenti a chi scegliete come insegnanti, come mentori, come coach, chiamateli come vi pare. Stateci un po' attenti, ok? Perché il trend che vedo è di credere molto di più a coloro che sanno vendere bene, piuttosto che andare dalle persone che sono realmente competenti. Qualcuno dirà, ma io come faccio a sapere se sono realmente competenti? Ecco, questa è una bella domanda, ma non parte dal mentore, te lo ripeto, parte da chi sei tu, perché tu vedi delle cose in una persona e un'altra persona vede delle altre, quindi iniziate sempre da voi, cercate di capire che cosa volete raggiungere, come lo vorreste raggiungere, quali sono le vostre energie, il vostro tempo, anche le vostre finanze, perché comunque essere seguiti da una persona che ha una professionalità enorme ha un costo ed è giusto che abbia un costo, no? Quando vai dal meccanico ti cambia le gomme, vuole dei soldi, ok? E ha una sua competenza. Non vai dal primo ragazzino a farti cambiare le gomme che magari ti scoppiano in autostrada, vai da qualcuno che è qualificato. Stessa cosa per i tuoi mentori, anzi secondo me ancora di più. Bene, vi avevo detto che mi sarei fermato, ma comunque io continuo a camminare, poi dovrò un po' meditare e farò tutto il mio percorso di respirazione. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto. Oggi il mare è tranquillo, anche se è la stagione delle piogge, ma come vedete si sta bene a Cata. Buona giornata, alla prossima. Prima di finire mi sono dimenticato di dirvi che se volete indagare un po' su di me ci sono praticamente 900 video sul mio canale di ipnosi naturale su YouTube. Questo fa sì che voi possiate vedere la mia faccia, possiate capire come la penso, sentire di che cosa mi occupo, ascoltare le cose che propongo e magari mi scegliete come mentore, mi scegliete come coach. Io li metto lì a disposizione per voi questi video. Fatene buon uso. Buona giornata.